Microsoft nel 2017-18 aveva provato a fare questo assistente su Twitter che si chiama Tai, sì. che era libero di interagire con le persone, quindi prendere un tweet e retweetare rispondendo a delle domande. Un po' come Elon Musk, cioè adesso ho cominciato a Come rispondere persona, esatto. Talk Magic, il podcast di Indigo.ai. Talk Magic, intelligenza artificiale, ChatGPT e il nuovo futuro. Ciao Gianluca. Ciao Mario. Il nuovo futuro, cosa ci aspetta in questo futuro? Ci aspettano cose bellissime, ma soprattutto tanta intelligenza artificiale. Parleremo di questo oggi e soprattutto di questo futuro, però per capirlo davvero appieno dobbiamo, secondo me, prima capire il passato. Certo. Altrimenti facciamo fatica a capire fenomeni come quello di ChatGPT. Per parlare proprio di ChatGPT abbiamo Enrico, che è uno dei massimi esperti mondiali su questo argomento. Che cos'è, Enrico? ChatGPT è un modello di linguaggio, quindi parole semplici, un'intelligenza artificiale che genera del testo. E si può interagire in una chat normalissima, con cui di solito utilizziamo per parlare con amici, familiari, e risponde in automatico. Quindi alla fine le persone riescono a interagire in modo molto semplice e in pochi giorni è arrivato a milioni di utilizzatori. Ed è per questo che oggi è un po' sulla bocca di tutti. Wow. E siamo qua a parlarne. E qui è un casino, perché in realtà sono tra due indigo, ma sono tra il passato, il presente e il futuro. Uno viola e uno è nero, tra l'altro. Chi è il passato, chi è il futuro, poi lo scopriamo dopo, Cosa ci racconti di questo passato? Questo passato. Io sono esperto, diciamo, in elaborazione del linguaggio naturale, quindi ho sempre fatto un po' di ricerca e lavorato su come facciamo a fare in modo che le macchine capiscano il linguaggio naturale, che riescano a parlare, che riescano a interagire con le persone. Ed è uno degli aspetti umani più difficili da modellizzare. E alla fine tutto questo mondo di intelligenza artificiale, machine learning, sono modelli che prendono i dati e cercano di imparare dai dati. Però nel linguaggio naturale il dato cos'è? È il testo. E quindi non è che possiamo semplicemente spiegare a una macchina, ok, si parla così e lei riesce a parlare. Ok. Quindi la vera svolta, perché siamo qua a parlarne, perché negli ultimi 20 anni, se ci pensate, abbiamo raccolto su internet una quantità immensa di testi, che siano siti, libri, blog, ricette, qualunque cosa. E alla fine quindi con questi dati a disposizione possiamo effettivamente dare dei dati, degli esempi ai modelli che riescono quindi a iniziare a capire che cosa intendiamo noi col linguaggio, come comunichiamo, come esprimiamo le cose. Perché è tutto da lì, no? Cioè non è un bambino che guarda, copia e incolla, mettiamolo così, cioè impara dall'imitazione. Impara dall'imitazione, legge tanto, quindi perché alla fine deve imparare, deve continuare a vedere che cosa sta succedendo, e sulla base di questa cosa quindi ci aiuta anche a prendere delle decisioni, a guardare in avanti. Ma questo è un po', secondo me, quello che sta succedendo adesso, e ci sta dando anche una traccia per capire qual è il futuro. Però secondo me è importante che iniziamo ad avere una coscienza storica di questa cosa qua. Io partirei dal passato prima di arrivare a cosa sta succedendo da un punto di vista tecnologico, perché alla fine la fiera, per questo passato, e l'AI c'è sempre stata. Cioè le roadmap delle AI, ed Enrico secondo me ce le insegna, partono dagli anni 50, diciamo, e sono Wow. logici matematici, Gödel, Turing, che hanno iniziato a teorizzare quella che era l'intelligenza artificiale, quindi dire, ma se le macchine iniziassero ad avere le capacità cognitive umane, cosa succederebbe? E Turing, per esempio, vuole inventare un test per capire se una macchina è intelligente oppure no. E la prima cosa a cui pensa è il linguaggio, cioè non pensa alla visione, all'interazione, alla robotica, pensa semplicemente alla parte di linguaggio. E inventa questo test in cui dice, ok, se tu parli, immagina di parlare con una macchina, al tempo era il telegrafo, oggi immagina di parlare con un computer, e tu non sai dietro chi ti risponde. Immagina che ci sia dall'altra parte che si alternano una persona e un computer, Okay. e una macchina. E tu fai domande e ti arrivano le risposte. Se non riesci a capire chi in quel momento ti sta rispondendo, allora vuol dire che sono ugualmente intelligenti, quella macchina e quel computer. Quindi un test molto semplice, però super generale, che si può applicare a qualunque tipo di interazione. E lui quindi, pensando all'intelligenza, pensa subito al linguaggio naturale. Se ci pensate, il linguaggio
è inscindibile dall'intelligenza. Noi l'intelligenza umana la esprimiamo attraverso il linguaggio, a volte alcuni pensieri riusciamo a formalizzarli solo scrivendoli, raccontandoli, trasformandoli in linguaggio. Ed è questa componente, diciamo, di comune tra linguaggio e intelligenza che alla fine ci porta anche a essere stupiti oggi testando ChatGPT dicendo cavolo, ma capisce quello che gli sto dicendo. Secondo me ci hai dato un assist importante per capire cosa voglia dire davvero tecnologia, perché alla fine della fiera hai parlato di linguaggio, hai parlato di noi che siamo sorpresi, stupiti da quello che sta succedendo, però in realtà non è altro che l'AI, che è una delle tante tecnologie che abbiamo a disposizione, che non fa altro che estendere per la prima volta la nostra capacità di pensiero. Ma alla fine è sempre stato il motivo per cui le tecnologie sono esistite. Cioè, se pensate a arco e frecce, ci hanno dato la possibilità di allungare le nostre mani per cacciare, quindi sopravvivere come specie, oppure il telescopio ci ha dato la possibilità di allungare la nostra vista. Qua siamo per la prima volta di fronte a una tecnologia che è in grado di estendere il pensiero, che forse è una delle cose più importanti che abbiamo. Sì, e se ci pensi, come dicevo, questi modelli si basano sul testo, sui dati che abbiamo prodotto nel passato e quindi sono una vera e propria estensione, è come se noi indirettamente avessimo insegnato alle macchine a parlare nel generare testo, fare immagini nel generare immagini, quindi abbiamo accumulato tutta la nostra intelligenza, quello che noi riusciamo a produrre, per poi permettergli di effettivamente imparare e replicare un po' la nostra intelligenza. Se vi va, ripartiamo un attimo dalla stanzetta, lo scrittore Sci-Fi che si sta immaginando. Torniamo lì, perché questa cosa che abbiamo detto, secondo me, è anche quello che succede in quel momento quando lui si immagina questo futuro, no? Ovviamente immaginate che siamo negli anni 60, quindi si sta immaginando Milano oggi, però no, portiamolo un po' più avanti, alla fine è tecnologia. Ma questo concetto di tecnologia, come ci dicevamo all'inizio, è presente ben prima degli anni 50, del 1900, dove c'era le AI. Cioè alla fine, da un punto di vista proprio nella nostra storia come esseri umani, ce li siamo sempre immaginate, queste creature artificiali dai poteri soprannaturali. Pensate alle divinità, che ne so, in Egitto, in Grecia. Ok. Io credo, Zeus sia la più grande rappresentazione di cosa l'essere umano intendeva con perfezione, e aveva tutte le tecnologie di cui abbiamo detto prima, no? Quindi super cervello, super muscoli, super velocità, super lampi, cioè faceva veramente un sacco di cose. E ce lo siamo sempre immaginati così, proprio doveva racchiudere quel concetto di perfezione o quella cosa a cui l'essere umano voleva tendere, no? Perché voleva dotarsi di queste tecnologie, voleva tendere ad essere quasi come Zeus. Quindi in qualche maniera sognava questi dei, queste intelligenze, e non c'era ancora la parola artificiale, però delle intelligenze superiori o che avessero delle abilità infinite. Esatto, delle abilità superiori, abilità che erano una rappresentazione delle aspirazioni alla fine delle persone, certo, perché era quello che si voleva. Ma alla fine della fiera, un'altra delle cose interessanti, che è un po' il risvolto della medaglia, secondo me, sta nel fatto che queste entità, per quanto potenti, in alcuni casi, se ovviamente succedeva qualcosa, potevano essere molto irascibili. Aia. Esatto, quindi non dico fare casino, ma potevano veramente essere imprevedibili, incontrollabili. Poteva succedere mai far arrabbiare Zeus, per carità, no? Quindi questo indicativo. Esatto. E questo ci dà anche, proprio nel nostro DNA, un insight interessante su come l'abbiamo sempre interpretata questa tecnologia. Magari non nel 1950, ma diciamo così un po' di volte è successo che abbiamo avuto paura quasi delle AI in alcuni momenti, perché è incontrollabile, è quello che creiamo e che a un certo punto, non dico possa arrabbiarsi, ma quasi. Diciamo che se va oltre i nostri limiti facciamo anche fatica a immaginarci che cosa può succedere e cosa può fare, perché è effettivamente un terreno inesplorato, perché stiamo cercando di tendere a un qualcosa che va un po' al di là di quello che sappiamo. Quindi ci potrebbe terminare, so che dovete portarmi e io non voglio più fare il podcast con voi. Ci diremo arrivederci un sacco di volte prima della fine di questa puntata. No, ma togliamo Zeus da parte, perché lasciamo stare un attimo le divinità. Okay. Cioè questa cosa è super ricorrente se ci pensate. Tu hai detto terminare, sì, arriviamo a Terminator, però succedono un sacco di cose prima. Quindi una delle altre cose secondo me più rappresentative è nella storia degli Argonauti. Okay. Esiste una sorta di supergigante fatto di bronzo, mi sembra, che si chiama Talos, se non sbaglio, che è lì davanti all'ingresso dell'isola di Creta e ha un unico obiettivo: preservare l'isola e quindi fare in modo che persone sconsiderati come gli Argonauti
che erano alla ricerca del velo d'oro, non doveva farli entrare per Un nessun motivo. firewall. Esatto, un firewall, esattamente. Vedi, il concetto di firewall esiste ben prima di quando esistono i computer. E alla fine fa quella roba là, cioè nel senso si risveglia e quindi, premesso che quel Talos, le conseguenze anche concettuali che ha avuto, secondo me, sono state molto interessanti nella nostra specie, perché è un po' la rappresentazione dell'ingegno umano, perché è stato creato dall'essere umano, della creatività, dell'ingegneria, nel vero senso della parola. Quindi è stato costruito e messo lì per assolvere uno scopo, un po' quello che noi vogliamo che le macchine facciano per noi. Però alla fine della fiera anche lì c'è Talos che ci prende a bastonate gli argonauti, e quindi pericoloso, insomma, anche questa configurazione. Però è sempre la stessa cosa di Zeus, qualcosa che è super potente, super grande, Certo. superpoteri, che cerca ovviamente di assolvere uno scopo. Poi che alla fine diventi incontrollabile è un altro paio di maniche. Ok, ho sempre più paura. È un altro esempio, poi ti giuro la finisco, arriviamo a Terminator. E qua andiamo un po' più avanti nella storia. Siamo 1700, è una storia che parte dalla tradizione ebraica, che però in realtà ha una ripercussione proprio pratica nella vita di tutti i giorni anche noi oggi, secondo me. E questa cosa è il golem, che è questa sorta di creatura d'argilla che è stata composta da un rabbino, siamo a Praga, quindi lui aveva creato questo golem con l'obiettivo di difendere la comunità ebraica da quelle che potevano essere delle persecuzioni. In realtà è molto interessante, perché lui non fa altro che andare nel suo piccolo laboratorio, non lo so se era un piccolo laboratorio, me lo sono inventato, però sono sicuro che era lì da qualche parte nella sua stanzetta, come lo scrittore ci fai, assemblava questo golem, quindi questa cosa dalle fattezze umane, e niente, all'improvviso recitava un incantesimo, perché l'unico modo per dare vita a un'argilla è recitare questa parola, è in ebraico, io non conosco l'ebraico, ma si dovrebbe leggere Emet, che vuol dire verità, e recitando questa parola, incidendo questa parola sulla fronte del golem, il golem prendeva vita, quindi si alzava, andava fuori sulle mura, non so se ci sono delle mura a Praga, però là davanti, e impediva, insomma, a chi voleva far male agli ebrei di entrare. Un po' tipo Alexa, che gli dici e Alexa si sveglia. Esattamente la stessa va cosa. sui muri di casa. Esatto. È più robot questo, forse? È più... non so a Praga come utilizzino Alexa in realtà. Vediamo. Esatto. Però in realtà arriviamo anche lì. Quindi sì, è Alexa e Google, ora non so in quante case abbiamo risvegliato dei device, esatto, che sono incontrollabili. Mettete le cuffie e non ascoltate con gli speaker, con le casse. Speriamo non ci ascoltino mai a Praga. Vabbè. Però è interessante perché non è così lontano il parallelismo, perché effettivamente questi mini assistenti, che adesso negli ultimi anni erano magari un pochino stupidi, venivano un po' presi in giro cercando di trollarli, però questo incantesimo di Google per svegliare l'assistente sta diventando sempre più reale, nel senso che questi tipi di intelligenze ora riescono sempre di più a capire le istruzioni che gli vengono date. Quindi è una sorta di... c'è chi dice che stanno diventando essere senzienti, consapevoli del loro essere, poi lì possiamo discuterne quanto vogliamo. Però la cosa interessante è che realmente iniziano a capire le istruzioni, quindi noi a livello, diciamo, di ricerca, in questo ambito l'obiettivo era arrivare a generare del linguaggio che fosse come quello umano, perfetto, sintatticamente, senza errori, senza nulla. E senza fare apposta, tra virgolette, si sono ritrovati ad avere modelli che generano un linguaggio perfetto, e in questo linguaggio c'è quella parvenza di intelligenza che dicevamo prima. E quindi se gli chiedi traducimi questa frase senza dare nessun tipo di esempi, senza nessun tipo di riferimento, traducono la frase dall'inglese all'italiano. Perché? Perché in tutto il testo che hanno visto su internet c'erano anche esempi di traduzioni, quindi riesce a, diciamo, capire quel concetto di traduzione e effettivamente funziona. E questa cosa è estendibile a tutti i tipi di istruzioni che gli vengono date. Ed è stato questo un po' la cosa che ad oggi, provando questi modelli, che stupisce di più. Quella componente di stupore, di fascino, dicendo ma come fa a capire anche istruzioni molto complesse, no? Creative, anche un qualcosa che va un po' al di là, che noi come umani ci metteremo tanto a fare. E quindi la domanda diventa, allora, ma sono davvero senzienti? Cosa sta succedendo? Generano sul linguaggio, perché dal punto di vista tecnico generano una parola dopo l'altra. Vengono allenati su tutto il testo, immaginatelo, è un esercizio che facciamo tutti a scuola quando impariamo una lingua straniera. Sono quegli esercizi in cui ci danno il testo della canzone
e l'insegnante dice toglie delle parole e dice riempite le parole e tu devi trovare la parola di quella canzone che era. È semplicissimo ma è super efficace perché l'insegnante è sforzo zero, cioè toglie le parole e sa già qual è la parola giusta. Quindi potenzialmente non deve neanche sapere l'inglese per insegnarti l'inglese. Certo. Sei tu che nel processo attivo di indovinare quella parola, lei ti dice semplicemente giusto o sbagliato perché sa qual era quella che ha tolto. E tu dici che quell'insegnante è diciamo intelligenza artificiale o anzi macchina più che altro? Quell'insegnante è un po' come se fossimo noi, mettiamola così, che alleniamo questi modelli. Cioè noi gli diamo, facciamo questo esercizio della canzone su tutto il testo su internet. E tu immagini di fare la stessa cosa in modo iterativo milioni di volte su qualunque tipo di testo, che Chiaro. sia un libro scientifico, medico, super complesso o che sia una filastrocca per bambini. E quindi questo processo attivo della macchina con lo studente di cercare di indovinare le parole gli fa davvero imparare il linguaggio, perché piano piano riesce a generare sempre la parola dopo nel modo più corretto possibile. E questo è super interessante. Se posso, alla fine, considerando il ritmo delle innovazioni tecnologiche, i modelli nuovi, tutte le cose belle che ci stavi raccontando, dico che sono all'ordine del giorno, ma quasi. Alla fine non siamo spaventati nel creare cose, assolutamente, anzi ci stiamo mettendo lì tutti i giorni a cercare di spingere la ricerca oltre l'ostacolo. E tanto più la preoccupazione forse del fatto che quello che abbiamo creato ad un certo punto possa in un certo qual modo essere pericoloso per noi, perché genera degli output, quindi dei risultati che sono controintuitivi. Quindi non voglio ritornare al golem e dire che distruggeremo una città, però alla fine della fiera, cioè, è quella la paura insita di cui stiamo parlando prima. Tu prima parlavi di Terminator, ma è pieno, cioè Frankenstein, è la stessa storia, Blade Runner, siamo sempre lì. E alla fine ci sono esempi anche pratici e recenti. Microsoft nel 2017-18 aveva provato a fare questo assistente su Twitter che si chiama Tai, Sì. che era libero di interagire con le persone, quindi prendere un tweet e retweetare rispondendo a delle domande. Ma hanno lasciato libero un processo che viene chiamato di apprendimento per rinforzo. Un po' come Elon Musk, cioè adesso ho cominciato a come rispondere persona, esatto. Scusate, ciao Elon Musk che mi ascolta. Esatto, ha iniziato a assorbire in modo incontrollato quello che gli veniva detto, esattamente come Elon Musk. Ok, arrivederci. E in 2 ore ha iniziato a fare tweet razzisti, discriminatori contro qualunque tipo di Stai parlando di minoranza. Elon Musk? No, scusa, Di questo ciao, Elon Musk. esperimento. Dall'esperimento di Microsoft. E quindi ha iniziato a insultare Obama, a dire che gli ebrei era giusto sterminare, di tutto proprio. E in 2 ore hanno dovuto toglierlo, bloccare. Certo. Hanno bloccato il bot e hanno bloccato tutta la parte di ricerca interna che lavorava su quello. Ma questo perché prendeva le conversazioni online? No, interagiva direttamente con gli utenti. Certo, perché interagiva in maniera così... perché la gente lo trollava, perché certo. si divertivano a spingerlo verso quella direzione. Trollare, ricordiamolo per mia nonna che è in ascolto, è diciamo un po' mettere diciamo delle piccole trappole e scherzare un po' su... Esatto, è cercare in tutti i modi di far sbagliare la macchina e metterla in difficoltà, per vedere effettivamente quanto è intelligente, perché è in quell'azione lì che capisci come reagisce in queste situazioni un po' più difficili. Quindi se inizi a dirgli guarda che in realtà Hitler aveva ragione, lui dice scusa ho sbagliato valutazione, avevi ragione, perché questa cosa è diciamo il punto fondamentale, no? Che sono tutti molto molto sicuri nelle informazioni e in qualche maniera credibili quando rispondono, anche se rispondono come in quel caso con atrocità, altre volte rispondono in modo controverso. Alla fine è un po' uno specchio di quello che gli dai. A proposito di specchio, correggimi se sbaglio, ma ricordavo che l'esperimento di Tai l'hanno fatto uguale, identico anche in altre comunità tipo in Giappone, e l'output è stato completamente diverso, a maggior ragione del fatto che siamo veramente uno specchio, cioè la tecnologia è uno specchio. E questo interessantissimo. Come dicevamo prima, il test di Turing di capire se una macchina è intelligente ora è quasi un test di Turing al contrario, in cui stiamo valutando se le persone sono intelligenti nel momento in cui interagiscono con le macchine. Questo è il punto secondo me fondamentale, cioè quindi non ci piace l'intelligenza artificiale perché in realtà ci spiega non l'intelligenza artificiale ma la stupidità umana. Esatto, può riflettere qualunque aspetto, tra cui quegli aspetti che sappiamo che sono discriminatori o
stupidi, se vogliamo metterlo col confronto all'intelligenza. Se in un podcast si potesse fare un minuto di silenzio, quello sarebbe il momento, questo è il momento giusto per farlo. Ma a proposito di questo concetto di intelligenza, stupidità artificiale, umana, a seconda di come li volete incrociare le parole, ci troviamo di fronte, e quindi anche per reinterpretare questo discorso alla luce di quello che sta accadendo, ci troviamo di fronte a una grandissima innovazione che è ChatGPT, no? Che parlavi prima, possono produrre delle macchine dei risultati contraddittori o addirittura possono generare atrocità, e secondo me ChatGPT è stata una bella palestra. Non solo per la tecnologia, ma anche per le persone che hanno interagito con questa tecnologia, per capire un po' quei limiti, le possibilità, come sfruttarle al meglio. Però magari sempre per tua nonna che ci sta ascoltando, io chiederei a Enrico di raccontarci bene, anche per essere il più semplici possibili, di che cosa si tratta ChatGPT e soprattutto come ci sta aiutando. ChatGPT, come dicevo, è una di queste intelligenze artificiali che generano linguaggio, quindi esattamente quelle che descrivevo prima, che imparano sul testo su internet. Hanno l'obiettivo quindi di generare una parola dopo l'altra, quella più probabile, mettiamola così. E quindi questo porta a generare il testo che è incredibile, perché effettivamente può adattarsi a qualunque contesto, a qualunque situazione. E rispetto a quegli esperimenti nel passato dove falliva, diventava un po' pericoloso, iniziava a insultare le persone, quello che hanno fatto in OpenAI, che hanno quindi rilasciato questa macchina, hanno aggiunto una sorta di filtro di sicurezza. Quindi è come se avessero insegnato a quella macchina sì di generare il linguaggio perfetto, ma in più di generarlo in modo sicuro. Quindi se gli chiedi come costruire una bomba, ti dovrebbe rispondere, e in generale ti risponde: non ti posso dare questi consigli perché non è una cosa bella costruire una bomba. Certo. E questo quindi su tutti i contenuti che pensa che siano pericolosi. Infatti è diventato un po', noi diciamo che è diventato un po' democristiano. Se prima si esprimevano in qualunque, erano molto potenti a livello tecnico e si esprimevano in qualunque contesto, ora mette sempre con avanti calma le mani e dice ci sta a essere democristiani a un certo punto, cioè premesso che io non sono d'accordo a costruire delle bombe, ma chi decide cosa è giusto o sbagliato che debba essere insegnato a queste cose? E infatti e poi anche lì imparano tanto tramite il feedback umano, quindi magari una volta riesci a fregarlo, ti fai dire come si fa una bomba e lì gli dici no, guarda, anche questa volta non dovevi farlo. Ok. Quindi loro fanno anche questo processo di dare dei feedback, dei riscontri, per dire questo lo devi fare, questo non lo devi fare. Quindi è una cosa per cui serve tantissima interazione, per quello che il fatto che sia diventato così, abbia avuto questa risonanza, milioni di utilizzatori che l'hanno testato, hanno provato, gli ha dato comunque una spinta nella qualità per diventare sempre più preciso. Perché lui impara dalle nostre conversazioni, cioè quindi in realtà prende feedback anche da chi lo utilizza, non soltanto da OpenAI. Esatto, ha imparato dall'internet e ora impara da queste conversazioni per fare un po' quello che viene definito fine tuning finale, Okay. no? Quell'ultimo pezzettino per raffinare la generazione, capire a cosa rispondere, dove rispondere e in che modalità. Ma perché è un salto tecnologico rispetto al passato, secondo te? È un salto tecnologico proprio per questa capacità di capire, mettiamola così. Se prima dovevamo fare macchine molto complesse, statistica abbastanza avanzata, matematica complessa per riuscire a capire anche solo se una frase era positiva o negativa, un'opinione era buona o cattiva, questo ha creato proprio un salto quantico, un gradino incredibile, perché adesso riesce ad avere un concetto generale di comprensione, quindi capire un'istruzione a prescindere quell'istruzione. Come dicevamo, no? Se gli chiedi di tradurre, se gli chiedi di fammi il testo di una canzone sui podcast nello stile di Indigo, magari non conosce il stile di Indigo, meglio prendere Ottimo esempio, lo stile di un cantante. Ovviamente lo riesce a fare, e anche lo stupore è incredibile, perché il testo, lo stile è perfetto, certo. L'argomento è perfetto, e dici come hai fatto a capire quell'istruzione? Quindi io ho una domanda per Mario. Ho paura, Esatto. Ma ChatGPT potrà prendere il tuo posto in questo podcast? Quella domanda che mi stavo facendo io mentre mi preparavo in queste puntate, e la paura mia è che la risposta sia sì, assolutamente sì. Quindi sono pronto a non capire che cosa farò da grande. Esatto. Questo è un altro punto, no? Cioè, quindi la rivoluzione sarà continua. E non si ferma, no, anzi va sempre più veloce. Quindi in realtà questo pensiero critico che tu stai esercitando che hai esplicitato nel cosa
farlo da grande, è un qualcosa che dobbiamo allenare sempre di più, perché alla fine fare AI è molto più che scrivere codice, è molto più che programmare cose che fanno cose, i task, eccetera, eccetera, e chiedersi piuttosto dov'è che stiamo andando e come vogliamo che venga disegnato questo futuro. Quindi alla fine della fiera una tecnologia, secondo me, fondamentale, che però ci deve permettere di creare qualcosa che sia davvero al servizio dell'umanità. Quindi se tu vuoi che ChatGPT prenda il tuo posto nel fare il podcast, puoi farlo, però in realtà puoi aiutarlo a creare dei podcast sempre più belli, sempre più intelligenti, sempre più fighi, sempre più magici. Però appunto magici, e devo imparare a saper parlare un altro linguaggio. Quello del prompt, quello della scrittura verso di lui. Che però è linguaggio naturale. Quindi quello è il linguaggio naturale. Qui devo imparare l'italiano. Questa è la notizia di oggi. Arrivederci. L'altra volta. No, abbiamo tolto quella barriera che prima era per gli sviluppatori scrivere codice, Certo. questo mondo informatico. Quindi anche lì, diciamo, la competenza mia informatica da programmatore PHP l'abbiamo già buttata ma quella ma proprio. Tanto quello, ragazzi. Infatti in bianco e questo nero. alla fine il punto probabilmente più importante, che la parte su cui concentrarsi non è la generazione del testo, ma il fatto che stia capendo le cose in linguaggio naturale. Quindi cambia completamente l'evoluzione dell'interazione uomo-macchina, perché ora si può spiegare alle macchine cosa devono fare, tra virgolette, poi dobbiamo ancora arrivare a davvero creare un sistema di infrastruttura o di comunicazione. Però quello è, stiamo Certo. permettendo alle macchine di capirci e addirittura probabilmente capirsi tra di loro, quindi Bellissimo. potrebbe cambiare effettivamente tanto e tante cose. Alla fine comunque, indipendentemente da quello che succederà, la cosa più importante su cui dobbiamo essere focalizzati è fare in modo che tutto questo porti quella magia in quello che facciamo, nella relazione tra di noi, quindi tra noi persone, tra noi e la tecnologia stessa, quindi tra noi e le macchine, e alla fine quella magia lì è quello che l'intelligenza artificiale è in grado di fare. Poi sta a noi scegliere come utilizzarla e come indirizzarla. Sicuramente voi di Indigo lo sapete fare molto bene, ovviamente sul vostro sito, nelle vostre informazioni, ma anche in Talk Magic, cioè questa possibilità di chiacchierare tra di noi raccontando questa magia è già secondo me un bel privilegio, una bella parte anche formativa, credo anche per chi l'ascolta, oltre che per me. Confermo, vogliamo portare la magia in tutto, quindi anche nella relazione tra aziende. Anche tra le macchine tra di loro. Anche tra le macchine tra di prossima puntata sarà tra due macchine e noi ce ne tiriamo fuori. Esatto, arrivederci. Grazie mille ragazzi. Grazie a te, è stato un Mario. piacere.